Allora, fammi appoggiare lo zaino qua nella melma. Ecco, allora, siamo qua con Stefano Sono del concessionario Mack di Carlino. che vende? Massey Ferguson. Non è che mi metto il cappellino Massey Ferguson Per niente. E qua dietro, ecco, adesso l'avete visto passare, c'è un Massey Ferguson 5612 della serie 5006, è una serie che è uscita circa un anno fa di Massey Ferguson, che copre la potenza da 85 a 130 cavalli. In questo caso vediamo il 5612 di 120 cavalli di potenza, con motore 4 cilindri Acco Power. Ok, allora, qui siamo in una zona abbastanza infame per arare, Sì, perché è veramente difficoltosa. Cioè, siamo praticamente in una palude, praticamente. Okay. Io faccio video solo nelle paludi. Sì, infatti anche per arrivare nel campo abbiamo avuto le nostre difficoltà. Allora, e vediamo questo trattore che ha delle gomme enormi. Sì, cioè difatti, alle 800. Ecco, perfetto. E naratura particolare anche abbiamo voluto farlo vedere, perché è gommato in una maniera particolare per un 120 cavalli, cioè gommato 865-32 al posteriore e 540-65-28 all'anteriore. Questo permette sicuramente di muoversi anche in queste condizioni veramente difficili. Questo anche grazie al peso contenuto della macchina, che ricordiamolo è di circa 44 quintali a vuoto, ok? E anche il passo, ecco, un passo di 2,55 m, quindi una macchina anche ben bilanciata e col peso distribuito bene, che in risaia, oltre che per le lavorazioni di ruote di ferro, insomma in acqua, anche per fare gli altri lavori, insomma, ecco, è decisamente arrivati qua io ho fatto la prima domanda stupida, ecco. che è stata: ma questo è il trattore di Antartica 2? Diciamo che sì, le condizioni. Allora, il trattore di Antartica 2 è il 5610, okay. questo è il 5612. La macchina è simile, cioè da vedere è molto simile, cambia il motore, che in questo caso è un 4 cilindri come dicevamo prima. Invece il 5610 è solamente 3 cilindri, una macchina un po' più compatta, però per il resto allestimenti, cabina, cioè la macchina a vedersi da fuori diciamo è molto simile, molto simile. Okay, quindi quello sicuramente. E poi mi è venuto in mente che io ho fatto già un video ad un trattore che è il 5613, benissimo. allora ve lo metto qua, ve lo linko qua. Questo qua è il video 5613, però con le ruotine in ferro. Con le ruotine in ferro, anche perché noi di tutte queste macchine abbiamo fatto veramente un bel lavoro in questa campagna 2014, abbiamo venduto, cioè il nostro concessionario ha venduto veramente diverse unità, perché è veramente una macchina che si adegua a fare tutti i lavori, insomma. Dall'aratura come vediamo qui alle ruote in ferro, molto importante, e anche onestamente anche in altri ambiti, anche in zootecnia, insomma alcune macchine sono state vendute anche in altri ambiti che non sono solo quelli della risaia, anche se diciamo sicuramente la macchina si adatta molto bene ai lavori in risaia, assolutamente. La risaia ha bisogno di lavori particolari. Sì, Massey Ferguson è sempre stata una macchina decisamente adatta alla risaia, insomma, e oggi con questo modello sicuramente sostituisce i modelli precedenti veramente alla grande, ecco, diciamo. Siamo sul 5612, lei è il signor? Martinotti Marco. Dove siamo qua? Siamo nel territorio di Trino Vercellese. Trino Vercellese. Siamo dentro una palude praticamente. Siamo in un terreno bagnato in condizioni non ottimali. Allora, com'è questo trattore? È un bel trattore, una bella macchina, ha un buon rapporto peso-potenza, anche se devo dire, per carità, ci sono aziendali più leggeri, però grazie a questa potenza, questo peso intermedio riesce a cavarsela forse meglio di una macchina troppo leggera. Poi il vantaggio è che ha il carro dietro leggermente più stretto di una macchina convenzionale, per cui riesce a montare le gomme da 800 mm, e questo è quello che fa di lui una macchina polivalente, perché riesce ad usarlo sia in questa stagione a fare arature in condizioni estreme, dove macchine molto più potenti ma anche molto più pesanti avrebbero difficoltà a muoversi su un terreno bagnato, e invece lui riesce a muoversi e a fare il lavoro. Sì, io sto guardando, ho paura di affondare. No, dovreste vedere che condizioni, a parte che si vede poi nel video, non affondiamo, il bello... Però va avanti sereno, il trattore. Sì, il trattore non fa una piega, se poi vuoi far vedere che lavora a 1500-1600 Aspetta, facciamo così.
1500-1600 giri, circa 6 km e mezzo di velocità, potrebbe andare più forte, ma non è, secondo me non è il caso di fare la corsa, viste le condizioni del terreno, perché finirebbe poi per cercare di slittare. E come vedi anche dietro l'aratura, nonostante queste gomme extra large, riesce a coprire praticamente quasi bene tra una passata e l'altra tra delle quattro fette. È quello l'importante nell'aratura, perché quando ci sono delle condizioni estreme è molto difficile con quelle gomme estremamente larghe riuscire a fare una passata, a fare più passate e a non vedere la differenza tra una passata e l'altra. Beh, certo che il Massey Ferguson con le 800 io non l'avevo ancora visto. Sì, questa è una prova che ho voluto fare io e così per scherzo ho voluto provare un po' di tempo fa a vedere come si comportava. E devo dire che è stata una sorpresa, perché di macchine che riescono a fare questo lavoro qua non ce ne sono molte, ripeto, sempre per via del fatto che il carro dietro è leggermente più stretto delle macchine della concorrenza. Con questo io non voglio tirare l'acqua al mulino della Massey Ferguson, dico solo che questa macchina qua è fatta così e quindi mi permette di andare a lavorare. Per l'agricoltura l'importante è che la macchina lavori, la macchina lavora, non c'è niente da fare. In questo periodo qui l'alternativa è o andare al bar a giocare a carte, oppure se puoi lavorare andare al bar a fare discorsi da bar, oppure se puoi lavorare ti siedi qua sopra e passi la giornata e intanto fai del lavoro che comunque ti levi questa primavera. Beh, certo. Poi volevo farti notare il fatto che la macchina comunque davanti ha 5 quintali di peso, quindi non ha un'esagerazione di peso sulla sala anteriore, però come vedi dimostra una stabilità discreta e quindi non si deve ricorrere a ulteriori zavorre o zavorroni giusto, da è vero, 10 quintali di peso. Grazie Ok. Stefano, Di grazie, niente, grazie. ragazzi, quando volete provare un Massey in risaia Chiamate Stefano, vi lascio Stefano. un numero in sovraimpressione. Sono impressioni, il prezzo, chiamate ore Posso lasciarlo serali. davvero il numero? Ma se vuole Davvero? lasciare, ma si può lasciare, insomma, siamo sempre a completa disposizione. Tanto per non qualsiasi riuscite a prova. chiamarlo perché è sempre a telefono. Ma non è vero, quindi- perché comunque vabbè, cercherò di fare il possibile, se no chiamate lei e poi in qualche maniera. No. Grazie a tutti, ciao. Ah, aspetta, facciamo un saluto a qualcuno della Massey Ferguson che ogni tanto sento. Sì, beh, salutiamo vabbè, il mio ispettore di zona che è Andrea De Maldè. Aspetta, io saluto qualcun altro. Mr. Campbell. Hello, from Italy, from Vercelli. Ok, poi ricordiamo anche Gianluca Gherardi, Emanuele Agostini, insomma tutte tutta i sta ragazzi. gente. Ce ne sono tanti, ne mettiamo Tutta la grande famiglia. Tutta la grande famiglia Tutta la Massey grande Ferguson. Ciao. Ciao. Puntare. Tac, Modello Giuditta. modello tac. Tac.